Come si sfamava un esercito in marcia? La logistica segreta delle campagne medievali marcia sul suo stomaco. Questa celebre massima, spesso attribuita a Napoleone, definisce una verità militare vecchia quanto la guerra stessa. Nel Medioevo, quest'assioma non era solo una massima strategica, era un incubo quotidiano, un'ossessione che dominava la mente di ogni re, duca o condottiero. Quando immaginiamo la guerra medievale, pensiamo alle armature scintillanti, alle cariche tonanti e allo sventolio dei vessilli. Ma dietro ogni cavaliere c'era un'infrastruttura invisibile e fragile. La vera guerra, quella che vinceva le campagne, non si combatteva solo con la spada, ma con il grano, il sale e il fieno. Un esercito di medie dimensioni, ad esempio 20.000 uomini, a cui si aggiungevano cavalli, buoi da traino e un vasto seguito di servitori, artigiani e vivandieri, consumava una quantità sbalorditiva di risorse. Parliamo di tonnellate di pane, migliaia di litri di vino o birra e una quantità immensa di foraggio ogni singolo giorno. In un'epoca senza conservazione moderna, senza trasporti motorizzati e con infrastrutture stradali spesso rudimentali, come era possibile sostenere una simile macchina da guerra in movimento, magari per mesi, in territorio ostile? La risposta è la logistica, un sistema complesso, spesso disperato, fatto di pianificazione, saccheggio, mercati ambulanti e terrore. Il fallimento logistico non significava solo soldati affamati, significava diserzione di massa, malattie, perdita di cavalli, il carro armato medievale e, inevitabilmente, la catastrofe militare. Questo non è il racconto di una battaglia. È il racconto di come le battaglie venivano rese possibili. Benvenuti a Medioevo in guerra. Oggi scopriremo la logistica segreta delle campagne medievali. Nel caos di una campagna militare medievale, il nemico più implacabile e onnipresente non era la cavalleria avversaria o le mura di una fortezza. Era il tempo. Ogni singolo giorno che passava, l'immensa bestia, l'esercito stesso, doveva essere nutrita. E la sua fame era insaziabile. Per comprendere la logistica medievale, dobbiamo prima liberarci delle immagini moderne. Oggi parliamo di catene di approvvigionamento e gestione delle risorse. Nel Medioevo si parlava di vettovagliamento, victualia e, più spesso, di disperazione. Quantifichiamo il problema. Prendiamo come esempio un esercito del basso Medioevo, non le orde leggendarie delle cronache, ma una forza da campagna standard, come quella che Edoardo III d'Inghilterra portò in Francia durante la campagna di Crécy, 1346, circa 15.000 uomini. La base assoluta della dieta del soldato, come quella del contadino da cui proveniva, era il grano. Ogni uomo necessitava di circa 1 chilo, forse 1,5 chili, di pane o galletta, il bis coctus, o cotto 2 volte, antenato dell'hardtack, al giorno. Per il nostro esercito, questo si traduce in circa 15 a 20 tonnellate di pane o farina. Ogni singolo giorno. Poi c'è il coraggio liquido. L'acqua era spesso insicura, vettore di dissenteria e tifo. L'esercito beveva vino, nel sud Europa, o più comunemente birra ale o sidro nel nord. Questi non erano lussi, ma fonti caloriche essenziali. Si stima un consumo di almeno 2 a 3 litri pro capite al giorno. Sono altri 30-45 mila litri di bevande da trovare, trasportare o produrre. Ma l'uomo, logisticamente, era la parte facile. Il vero motore corazzato della guerra medievale, e il suo incubo logistico, era il cavallo. Un cavaliere d'élite non possedeva un solo cavallo. Aveva il destrier, il destriero da battaglia, potente ma che richiedeva cure immense, un palfrey palafreno più comodo per la marcia, e forse un ronzino per lo scudiero o per i bagagli. A questi si aggiungevano migliaia di cavalli da tiro, muli e buoi che trainavano i carri. Questi animali non potevano vivere di sola erba pascolata ai lati della strada, specialmente non i destrier ad alte prestazioni. Richiedevano foraggio secco, avena per l'energia, fieno per la massa. Le stime, basate su studi come quelli di Bernard S. Bachrach sulla logistica carolingia, indicano che un cavallo da guerra necessitava di circa 10 a 15 kg di foraggio combinato al giorno. Facciamo un calcolo conservativo.
Se il nostro esercito di 15.000 uomini aveva anche solo 5.000 cavalli, tra cavalleria e treno bagagli, parliamo di 50 a 75 tonnellate di foraggio. Ogni giorno. Non abbiamo ancora finito. L'esercito combattente era solo il nucleo. Attorno ad esso si muoveva un'intera città itinerante. Storici come Jonah Lynn hanno evidenziato come, per gran parte della storia militare premoderna, il seguito, camp followers, spesso eguagliava o superava il numero dei combattenti. Parliamo di scudieri, valletti, maniscalchi, fabbri, carpentieri, medici improvvisati, sacerdoti, servitori. Un grande nobile poteva averne dozzine, lavandaie, mercanti, i vivandieri e prostitute. Questa seconda armata non combatteva, ma mangiava, beveva e i suoi animali necessitavano foraggio. Il nostro esercito di 15.000 combattenti era, in realtà, una massa mobile di forse 30.000 persone. Il consumo totale giornaliero poteva facilmente superare le 100 a 120 tonnellate di rifornimenti solidi, cibo e foraggio, e decine di migliaia di litri di liquidi. Questa cifra colossale è la chiave di volta di tutta la strategia medievale. Un esercito era come una piaga di locuste, non poteva, per nessuna ragione, rimanere fermo nello stesso posto per più di pochi giorni. Consumava letteralmente il territorio circostante fino a renderlo sterile. Questa fame insaziabile dettava il ritmo della campagna, la scelta dei percorsi, sempre vicino a fiumi o strade principali, e, come vedremo, la natura stessa della guerra. Di fronte a questa fame colossale, un comandante medievale saggio non si affidava mai al caso, almeno non all'inizio. La fase iniziale di ogni grande campagna era un'impresa di pianificazione centralizzata, un tentativo di imporre un ordine, per quanto fragile, sul caos del vettovagliamento. Questo sistema si basava su due pilastri: i magazzini preposizionati e il treno bagagli che seguiva l'esercito. Il concetto di depositi statali, un'eredità sbiadita della potente annona militaris romana, non era del tutto scomparso. I monarchi più potenti, come i re d'Inghilterra o di Francia, e ancor prima i carolingi, utilizzavano il loro potere amministrativo per accumulare risorse prima ancora che il primo soldato si mettesse in marcia. Mesi prima dell'inizio di una campagna, gli sceriffi, i balivi o altri funzionari regi ricevevano ordini perentori: requisire grano, bestiame, vino e foraggio dai domini reali e dai feudi, e trasportarli in punti di raccolta strategici. Questi punti di raccolta erano tipicamente città fortificate o castelli situati vicino al confine nemico o lungo la rotta di invasione. Erano i magazzini da cui l'esercito avrebbe attinto le sue scorte iniziali. Il trasporto di queste enormi quantità di rifornimenti ai magazzini, e da lì all'esercito, evidenziava una verità logistica fondamentale: la supremazia assoluta del trasporto via acqua. Su terra, le strade medievali erano spesso poco più che sentieri fangosi, inadatti al traffico pesante. Un carro trainato da buoi poteva trasportare forse mezza tonnellata di merci e percorrere, in una giornata buona, non più di 15-20 chilometri. Il trasporto terrestre era lento, costoso e divorava risorse. I buoi e i cavalli da tiro mangiavano essi stessi gran parte del foraggio che trasportavano. I fiumi e il mare erano le autostrade del Medioevo. Una singola chiatta fluviale, con un equipaggio minimo, poteva trasportare l'equivalente di decine di carri. Non è un caso che le grandi campagne inglesi durante la guerra di Cent'anni, come quelle di Edoardo III o Enrico V, dipendessero vitalmente dal controllo della Manica e dall'uso di porti come Calais o Bordeaux. Le scorte, grano, frecce, persino cavalli, venivano spedite dall'Inghilterra e trasportate via fiume, come lungo la Senna o la Garonna, il più avanti possibile. Senza il controllo delle vie d'acqua, una campagna prolungata era quasi impensabile. Ma una volta che l'esercito si allontanava dai fiumi navigabili o dai suoi depositi di confine, entrava in gioco il secondo pilastro, il treno bagagli. Questa era la vera spina dorsale, e la più grande vulnerabilità, dell'esercito in marcia. Il treno bagagli, o salmeria, era un'entità mostruosa, una colonna serpeggiante di carri, animali e persone che poteva estendersi per chilometri dietro la forza combattente. Era composto da centinaia, a volte migliaia, di veicoli, carri a 2 ruote e carriaggi più pesanti a 4 ruote,
trainati da lenti ma robusti buoi, o da muli e cavalli da soma più rapidi ma più esigenti in termini di foraggio. Questi carri non trasportavano solo il cibo e il foraggio. Trasportavano tutto il necessario per sostenere una città in movimento, le tende per i nobili e i capitani, le forge mobili dei maniscalchi, essenziali per ferrare i cavalli e riparare le armi, barili di polvere da sparo nel tardo medioevo, decine di migliaia di frecce di riserva per gli arcieri, l'equipaggiamento d'assedio smontato, gli scrigni del tesoro per pagare i mercenari e, naturalmente, l'immenso bagaglio personale dell'aristocrazia. L'esistenza di questo treno dettava il ritmo dell'intera campagna. La velocità dell'esercito non era quella del cavaliere, ma quella del bue più lento. L'intera colonna era un bersaglio invitante, un attacco di cavalleria leggera nemica che riusciva a penetrare fino al treno bagagli e a incendiare i carri poteva paralizzare un esercito, condannandolo alla fame e alla sconfitta anche senza una battaglia campale. Questa logistica pianificata, basata su magazzini e carri, era fondamentale per l'assemblaggio dell'esercito e per le prime settimane di marcia. Ma era un sistema destinato a fallire. Le scorte si esaurivano. I carri si rompevano. I fiumi non scorrevano dove la guerra doveva essere combattuta. Ben presto, l'esercito era costretto a passare dal vivere del proprio al vivere sulla terra. Quando i magazzini di confine erano ormai lontani e il treno bagagli si era svuotato delle sue scorte iniziali, la campagna militare medievale entrava nella sua fase più brutale. L'esercito, quella bestia da 100 tonnellate al giorno, doveva ora nutrirsi direttamente dalla terra che stava invadendo. Questo passaggio dalla logistica pianificata alla sussistenza predatoria non era un'eccezione, era la norma. In questa fase emersero due pratiche distinte ma spesso sovrapposte, il foraggiamento e il saccheggio. Il foraggiamento, almeno in teoria, era un'operazione militare organizzata. Non si trattava di soldati che rompevano i ranghi per rubare una mela. Era l'invio sistematico di reparti armati, noti come foraggiatori, nelle campagne circostanti la linea di marcia o l'accampamento. Il loro obiettivo era preciso: localizzare e requisire tutto ciò che era commestibile o utile. Cercavano granai nascosti, mulini ancora funzionanti, cantine piene di vino o birra e, soprattutto, bestiame e foraggio per i cavalli. Queste spedizioni erano pericolose. I foraggiatori si allontanavano dalla protezione del corpo principale dell'esercito, rendendoli vulnerabili ad imboscate da parte della cavalleria leggera nemica o delle milizie contadine inferocite. Per questo motivo, erano sempre scortati da truppe combattenti. Il successo o il fallimento di queste missioni quotidiane determinava se l'esercito avrebbe mangiato o sarebbe andato a letto affamato. Ma il foraggiamento sfociava quasi inevitabilmente nel saccheggio, la razzia violenta e indiscriminata. Quando i villaggi resistevano o quando la disciplina veniva meno, cosa che accadeva spesso, specialmente con truppe mercenarie pagate in modo irregolare, la requisizione diventava rapina. Le porte venivano sfondate, le scorte prese con la forza e le case bruciate per rappresaglia o per semplice terrore. Nel tardo Medioevo, in particolare durante la Guerra di Cent'anni, questa strategia logistica predatoria fu elevata a una vera e propria dottrina strategica dagli inglesi, la chevauchée. La chevauchée, letteralmente cavalcata o carica di cavalleria, non era una singola battaglia, ma una campagna di devastazione economica su vasta scala. Eserciti inglesi, come quello guidato da Edoardo il Principe Nero, cavalcavano per centinaia di chilometri nel cuore della Francia apparentemente senza un obiettivo militare preciso, come una fortezza o un esercito nemico. Il loro obiettivo era la campagna stessa. La chevauchée aveva un duplice scopo, perfettamente logico. Il primo era logistico: l'esercito inglese, operando lontano dalle sue basi costiere, si nutriva saccheggiando sistematicamente una delle regioni più ricche d'Europa. Prendevano il grano, macellavano il bestiame e svuotavano le cantine. Il secondo scopo era strategico, economico e psicologico. Bruciando i raccolti che non potevano prendere, incendiando i villaggi, distruggendo i mulini e i torchi, gli inglesi non solo si nutrivano, ma annientavano la base economica del re di Francia. Ogni campo bruciato significava meno tasse per la corona francese,
meno cibo per le guarnigioni nemiche e meno fiducia da parte del popolo verso il proprio re, che si dimostrava incapace di proteggerlo. La Kevauke era terrorismo economico usato come arma da guerra, e la sua linfa vitale era il saccheggio. Questa forma di guerra, come documentato nelle cronache dell'epoca, ad esempio da Jean Froissart, trasformava ricche regioni in deserti fumanti. Per la popolazione civile, l'arrivo di un esercito, amico o nemico che fosse, significava spesso la stessa cosa, la perdita di tutto. Il soldato si sfamava prendendo il pane dalla bocca del contadino, e spesso togliendogli anche la vita. La logistica medievale, in sostanza, era una guerra dichiarata non solo all'esercito nemico, ma all'intera popolazione civile. Ma una volta che il cibo era stato requisito, saccheggiato o trasportato, cosa mangiava concretamente il soldato? Qual era il carburante che alimentava le marce forzate e le sanguinose battaglie? La risposta è, prevedibilmente, dominata dai cereali. Il pane era, in assoluto, l'alimento principale. Ma il pane soffice e lievitato che immaginiamo era un lusso raro sul campo. Richiedeva tempo per la lievitazione e forni stabili. Molto più comune era la galletta, o biscotto da marinaio, hardtack. Si trattava di un impasto semplice di farina, acqua e talvolta un po' di sale, cotto 2 volte, biscottes, da cui biscotto, fino a diventare incredibilmente duro e privo di umidità. Il vantaggio di questa galletta era la sua eccezionale conservabilità, se tenuta asciutta, poteva durare mesi, se non anni. Lo svantaggio era che era quasi immangiabile. I soldati dovevano immergerla in acqua, birra, vino o, più comunemente, sbriciolarla in una zuppa o in uno stufato per ammorbidirla abbastanza da non rompersi i denti. Quando la farina era disponibile ma il tempo mancava, i soldati potevano impastarla con acqua e cuocerla rapidamente sulla brace o su pietre roventi, creando focacce non lievitate. Per quanto riguarda le proteine, la carne fresca era un'eccezione, solitamente riservata ai nobili o consumata immediatamente dopo una razzia di bestiame. Il grosso dell'apporto proteico proveniva da carne conservata. La salatura era il metodo principale. Maiali e bovini venivano macellati, tagliati a pezzi e messi sotto sale in barili. Questa carne salata, come le gallette, era durevole ma estremamente dura e richiedeva una lunga bollitura per diventare masticabile e per rimuovere il sale in eccesso. Anche il pesce secco o salato, come lo stoccafisso, merluzzo essiccato, o le aringhe, era comune, specialmente durante la Quaresima, ed era facilmente trasportabile. Tuttavia, il metodo più efficiente per trasportare carne era mantenerla viva. Gli eserciti erano regolarmente seguiti da immense mandrie di bovini, ovini e suini. Questi animali, come descritto in molte cronache di guerra, erano la riserva di carne semovente dell'esercito. Si nutrivano da soli lungo la marcia, almeno parzialmente, e venivano macellati secondo necessità dai macellai che seguivano il campo, garantendo carne fresca senza il problema della conservazione. Non dobbiamo poi dimenticare l'importanza dei legumi secchi. Fave, piselli e lenticchie erano fondamentali, leggeri da trasportare, ricchi di proteine e facili da aggiungere a qualsiasi pentola per creare la potage, la zuppa densa onnipresente che costituiva il pasto serale di molti soldati. Infine, l'esercito non era un sistema chiuso. Era seguito da una città mobile, e questa città aveva un suo mercato. Qui entravano in gioco figure cruciali, i vivandieri, noti anche come sutler. Erano mercanti civili, spesso donne, le vivandière, che seguivano coraggiosamente, o avidamente, gli eserciti in campagna. Questi mercanti gestivano veri e propri mercati ambulanti all'interno dell'accampamento. Non fornivano le razioni base, che l'esercito doveva procurarsi da sé, ma vendevano i lussi e le necessità che rendevano la vita sopportabile. Vendevano vino di qualità migliore rispetto alla birra acida delle razioni, formaggio, burro, uova, spezie, tabacco, nel tardo medioevo e oltre, candele e vestiti di ricambio. Operavano in un'economia di contanti, spesso alimentata dal bottino di guerra e dalla paga dei soldati. Per un soldato che aveva appena ricevuto la paga o venduto un oggetto saccheggiato, il vivandiere offriva un assaggio di normalità e un sollievo dalla monotonia della galletta e della carne salata.
Questa combinazione di pianificazione, razzia e mercati ambulanti era un sistema fragile. Ma cosa accadeva quando la pianificazione si rivelava inadeguata? Il territorio era già stato spogliato e i mercanti non osavano più seguire l'esercito. Cosa succedeva quando la catena logistica si spezzava? La risposta è semplice: iniziava l'incubo. Il fallimento logistico era il terrore di ogni comandante, una minaccia più letale di qualsiasi esercito nemico. La prima, ovvia conseguenza era la fame. Una fame che andava oltre il semplice disagio. Le cronache medievali sono piene di descrizioni strazianti di soldati costretti a mangiare i propri cavalli da tiro, poi i preziosi destrieri da battaglia, un atto di disperazione che significava sacrificare la propria arma strategica principale. Quando i cavalli finivano, si passava ai cani, ai ratti, al cuoio degli scudi e delle cinture, bollito per ore per estrarne un minimo nutrimento. Durante l'assedio di Antiochia nel 1098, durante la prima crociata, i cronisti come Fulcherio di Chartres riportano livelli di fame tali da spingere i crociati, secondo alcuni resoconti, persino al cannibalismo sui corpi dei nemici caduti. La fame portava direttamente alla malattia. Un corpo malnutrito è un corpo vulnerabile. Le condizioni igieniche di un accampamento militare medievale erano già disastrose: migliaia di uomini e animali ammassati, acqua contaminata da escrementi e carcasse. La malnutrizione faceva crollare il sistema immunitario, aprendo la porta a epidemie devastanti. La dissenteria, il flusso di sangue, era la vera mietitrice dei campi di battaglia medievali, uccidendo molti più soldati di qualsiasi spada o lancia. Si diffondeva rapidamente attraverso l'acqua e il cibo contaminati, indebolendo intere armate in pochi giorni. Tifo, scorbuto, per la mancanza di vitamine fresche, e altre febbri spazzavano via i ranghi. Il terzo cavaliere dell'Apocalisse logistica era il collasso della disciplina. Un soldato affamato non è un soldato leale. È un uomo disperato. La mancanza di cibo e, forse ancora di più, la mancanza di paga, portava inevitabilmente alla diserzione di massa. I soldati, specialmente i mercenari che combattevano solo per il soldo, semplicemente svanivano nella notte, cercando cibo o la via di casa. Quelli che restavano diventavano incontrollabili, sfidando l'autorità degli ufficiali e rivolgendo la loro rabbia contro qualsiasi popolazione civile incontrassero, o peggio, ammutinandosi contro i loro stessi comandanti. Infine, il collasso logistico significava la sconfitta strategica. Un esercito immobilizzato dalla fame e dalla perdita dei cavalli non poteva muoversi, non poteva dare battaglia e non poteva assediare. La campagna si dissolveva. Un esempio emblematico fu il destino di Federico Barbarossa durante la Terza Crociata. Dopo aver guidato un esercito immenso attraverso i Balcani, affrontò un incubo logistico in Anatolia. Le sue linee di rifornimento erano inesistenti e il territorio era ostile e spoglio. Il suo esercito fu decimato dalla fame e dagli attacchi turchi prima ancora di raggiungere la Terra Santa. La sua stessa morte accidentale fu solo il colpo di grazia per una campagna già distrutta dal fallimento logistico. In sintesi, la storia militare medievale è piena di guerre non combattute e di battaglie perse settimane prima dello scontro. Furono perse nei campi aridi, sulle strade fangose e nei granai vuoti. La logistica non era parte della strategia medievale, era, molto spesso, la strategia. L'abilità di un grande condottiero non si misurava solo nel suo coraggio in battaglia, ma nella sua capacità di tenere la bestia insaziabile, il suo stesso esercito, nutrita un giorno in più del suo nemico. Grazie per aver visto il video fino alla fine. Se ti piacciono questi argomenti, non posso che consigliarti di iscriverti al canale Medioevo in Guerra e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il supporto! Ci vediamo al prossimo video racconto!